Perché se non lo fai diventi un morto che cammina. Perché se non lo fai la tua energia vitale invece di andare su va giù, perché se non lo fai diventi assolutamente un'ameba e un pigro, perché se non lo fai, come citava il famoso libro Momo che la mia maestra mi fece leggere negli anni 80, assolutamente attuale, diventi un uomo grigio. Ecco perché è importantissimo preservare la tua energia sessuale. In questo video oggi ti parlo proprio di questo. Benvenuto sul canale YouTube di Nob, Not Only Barcellona, Not Only Bag, Not Only Bullshit, non solo cazzate, perché nulla è come sembra, perché se sei uno di quelli che crede che come essere umano hai un potere illimitato, perché se sei uno di quelli che crede che possiamo veramente tutto, perché se sei uno di quelli che crede che dentro di te c'è la scintilla divina che va riaccesa, sei sul canale giusto. Già perché il DNA, il mio, il tuo, il suo, il nostro, il loro, ha una memoria e nel momento in cui arrivano all'interno delle informazioni che sono divine, la sua vera origine, la sua vera natura esplode e torna sulla retta via. Si pensa che l'atto sessuale e quindi il sesso sia un atto prettamente fisico. Su questo canale trovi proprio un video dedicato sull'importanza invece di considerarlo, proprio perché le cose non sono mai come sembrano, ma la realtà è dietro al corner, all'angolo. L'atto sessuale e il sesso sono una sacralità, è un atto sacro. Motivo per cui è l'energia più potente che hai e quindi va assolutamente preservata, va custodita gelosamente. Nel momento in cui tu utilizzi la tua energia sessuale semplicemente pensando che sia un atto fisico, perché hai voglia di svuotare, perché hai l'ego che pompa, perché vuoi mettere un altro nome sulla lista, perché hai il desiderio della masturbazione folle, perché sei assolutamente nel loop dei 3000 porno oggi in giro in circolazione, perché vivi il sesso in maniera promiscua, stai letteralmente seghettando, non in quel senso, stai letteralmente frantumando la tua energia sessuale. L'energia sessuale va preservata perché l'energia sessuale è la passione, è quella forza e in questo video non utilizzo volutamente i termini prettamente induistici o che vengono dalla parte di tutta la filosofia indiana, perché viviamo nel mondo occidentale e se non sei avvezzo a questi termini non fa altro che renderti la cosa più difficile. Invece per il cervello la modalità migliore è utilizzare dei termini che già sono nel tuo vocabolario interno, come la passione. La passione è dentro alla tua energia sessuale. Una è la fiamma, la passione, e l'energia sessuale è il meccanismo, la reazione. Quindi questa passione va assolutamente preservata per cose che non sono prettamente legate al mondo fisico, come quelle che ti ho appena citato, no? Svuotamento, mettere un altro nome sulla lista, l'ego che pompa, la masturbazione, mero atto fisico e la promiscuità che va molto di moda, motivo per cui voglio proprio mettere l'accento su questo, ma non per una questione di moralismo, ma perché proprio se è l'energia più potente che hai, l'energia in grado di cambiare tutto nella tua vita, va veramente vista e utilizzata nella maniera giusta per cambiare la tua vita e metterla nella direzione giusta e non per fare in modo che tu diventi pigro, ameba e che perda la passione nella tua vita. Quando non, questa è una cosa molto importante, quando non preservi e custodisci gelosamente la tua energia sessuale, quello che succede, oltre a diventare uomo grigio, ameba, pigro, che ti focalizzi spesso sul negativo. Questo è un grandissimo campanello d'allarme, un grandissimo segnale che ti fa
capire, intuire che stai andando nella direzione sbagliata. Il sesso, esattamente come il cibo, sono le due, il sesso vissuto semplicemente come svuotamento e le altre opzioni che ti ho dato, sono le due ossessioni più antiche. È stato pubblicato recentemente un articolo dove testimonia proprio a livello scientifico che le cellule, il nostro corpo, non prende l'energia dal cibo, ma la autoproduce e le arriva da un'altra fonte, da un'altra parte. Quindi senza andare troppo in profondità in questo articolo, ma mettendolo sullo stesso piano, sullo stesso livello, la stessa importanza del sesso, sono due ossessioni antiche che non sono in realtà come ce le hanno dipinte, come ce le hanno raccontate, perché tu, come ripeto spesso su questo canale, e questo canale nasce proprio per questo proposito, tu sei frequenza, tu sei vibrazione, tu sei un'antenna là fuori che cammina, quindi a seconda di dove ti sintonizzi, a seconda della frequenza che scegli, avrai bisogno più o meno di cibo, ok? Quindi se ti sintonizzi sulla frequenza sbagliata, allora sì che hai bisogno di cibo. Se ti sintonizzi sulla frequenza giusta, la tua energia non arriva dal cibo. Lo stesso discorso per il sesso. La tua soddisfazione fisica e quindi l'energia che si diffonde in tutto il tuo corpo dopo che hai fatto sesso non arriva da quante volte fai sesso, da quanto è lungo il tuo rapporto sessuale, ma arriva da un'altra dimensione. Adesso se dico dimensione penserai adesso questa è la solita flippata, no, arriva da un'altra parte, Su questo canale ho proprio dedicato una playlist completa per capire come essere uno con il tuo partner, per capire e imparare veramente in maniera molto semplice come raggiungere l'orgasmo divino. Qui non c'è nessun guru, c'è qualcuno che per studio, per disposizione naturale, questa cosa l'ha sperimentata, l'ha studiata e quindi la vuole condividere con te per renderti autonomo e per non farti fregare dalla moda della promiscuità o dei siti scambistici, e non è una questione di moralità, per farti usare l'energia nel migliore dei modi e per avere una vita il meno incasinata possibile. Se non preservi la tua energia sessuale e quindi c'è la promiscuità, la tua energia sessuale invece di diffondersi in tutto il corpo e quindi pensare che più sesso fai, con più persone vai, più l'energia sessuale si amplifica, no, l'energia sessuale va in basso. Quando inizi a capire l'importanza di preservare la tua energia sessuale, questa energia sessuale la sfrutti in altri ambiti della tua vita e questa è un'indicazione molto importante, perché se sei promiscuo, se guardi 3500 porno, ma non hai energia vitale o non sei creativo, questo è un importantissimo segnale, perché l'energia sessuale preservata o l'energia sessuale giusta, messa in moto nella modalità giusta, è quella che ti fa letteralmente, la sesta volta che dico letteralmente, esplodere la creatività. E sulla creatività qui trovi un video, spero per te veramente molto utile, su come sbloccare la creatività, che cos'è la creatività, perché è importante, e in descrizione ti lascio anche una guida gratuita su come sbloccare la tua creatività, perché il fatto che ora sia arrivata l'intelligenza artificiale non è assolutamente casuale. Ci sono degli accorgimenti da mettere in atto per preservare la tua energia sessuale, che è quella vera legata alla passione. Ripeto ancora, la passione è la fiamma e l'energia sessuale è la reazione. Che casino per una romagnola tutte queste S, veramente. Ci sono degli accorgimenti che puoi mettere in atto, chiamiamoli confini, dei border, dei confini, e non è facile subito capire, mettere in campo questi confini, perché inizialmente ti prendi delle sbagli, come per esempio è successo a me 3500 volte, quindi fa parte del percorso sbagliare. I confini, i border che puoi mettere
come li puoi mettere simbologicamente parlando, perché non è che è proprio il palo che metti nel giardino, la ringhiera, sono per esempio delle situazioni che tu hai riconosciuto dove a volte la tentazzao ti fa entrare e tu, quando ci sono questi tipi di situazioni, ormai sei diventato bravissimo e le riconosci, quindi dici no, fai marcia indietro. Delle parole pronunciate in determinati contesti in cui ci metti un attimo a saltare dentro nella tentazzao dell'energia sessuale come atto fisico. Anche lì, parole dette, campanelli d'allarme, quando senti queste parole preservi, ti chiudi, preservi il tuo confine, la tua energia sessuale la proteggi, fai marcia indietro e dici di no. Quando capisci l'importanza di preservare la tua energia sessuale, quella vera, quella giusta, tutto quello che ha a che fare col piano fisico e quindi l'atto fisico fine a se stesso, sia che sia corto, sia che sia lungo, sia che sia molto godurioso, poco godurioso, non ti interessa più. Tutto quello che è solo sul piano fisico non ti interessa più, perché tu hai capito che è vero che in questa dimensione fisica c'è sulla Terra, pianeta Terra, blu, verde, la dimensione fisica è quella che appare per prima, ma tu hai capito, hai imparato e sai che la dimensione fisica non è tutto, è solo l'ultima parte che vedi. Quindi tutto quello che è fisico, solo fisico, non ti interessa più, non lo vedrai neanche più, dopo un po' non ti tenterà più. Diventerai centrato, ma centrato consapevolmente, ovvero quando ci saranno le tempeste, le situazioni che cercheranno di portarti di qua e di là, un po' come succede con la meditazione, imparerai a rimanere centrato coscientemente anche, è arrivata una notifica sul computer, anche nelle situazioni più difficili, centrato coscientemente, e quindi tutto quello che ti porta lontano, che ti fa distruggere la passione della tua energia sessuale, lo lascerai andare, non ti toccherà più. Viaggerà lontano, la tempesta si allontanerà. E sul lasciare andare, qui ho fatto diversi video sul lasciare andare e ho ideato anche un progetto nel 2019, anzi 2018-2019, il progetto della La Sandè, la borsa del lasciare andare che viaggia. Sono stata intervistata anche da Radio DJ Dos Veces, ma non è l'ego che parla, è perché per la ragazza che viene allora dal paesino essere intervistata per questo progetto, che è molto più ampio di quello che ti ho detto, ma arriveranno presto dei video a riguardo, per me è stata una grandissima realizzazione. Il progetto si è ancorato negli anni passati per diversi evidenti motivi, ma è tornato a galla. E questo è un esempio, è tornato centrato coscientemente, perché nel progetto della La Sandè che viaggia c'è veramente moltissima energia vitale, ovvero moltissima energia sessuale. Come dicevo prima, e voglio mettere un po' di enfasi su questo, quando arrivano le tentazioni che ti portano lontano a spegnere la tua fiamma della passione, a spegnere veramente l'energia sessuale, impari a dire di no, rinunci. E voglio fare un esempio, e l'ho già accennato un po' prima, ma voglio enfatizzare un po' di più, esattamente come succede con la meditazione. Hai la mente che ti vuole far stare solo su questo piano fisico e quindi similitudine nell'esperienza sessuale, hai le tentazioni di vivere l'atto sessuale come un atto fisico, ma piano piano diventi centrato coscientemente e la mente nel caso della meditazione e la tentazione nel caso dell'energia sessuale non ti toccherà più, perché avrai imparato a rinunciare, alla parte prettamente fisica, perché quando fai meditazione, dopo un po' che la fai, che è sempre difficile anche se la fai da molto tempo, non senti più il corpo fisico, non senti più il dolore. Ecco perché la consigliano anche come tecnica negli ospedali, e prima o poi ci arriveremo come prassi obbligatoria, e ho fatto un video su questo e lo trovi esattamente qui,
o qui. Quando fai meditazione non senti più il dolore fisico, non senti più il fisico, senti che sei illimitato, Signore grazie, che puoi andare oltre, che sei parte di un tutto e non è la solita dottrina fantascientifica, peace and love, se vogliamo sì bene. No, proprio questo è dimostrato scientificamente. Ti senti parte del tutto, non lo senti più il fisico, senti altro e quindi rinunci, sei in grado di rinunciare, tornando al perché è importante preservare l'energia sessuale nella giusta modalità, con le giuste soluzioni, sei in grado di preservare la tua energia sessuale da quello che è il piano prettamente e solo fisico, del vivere il sesso solo sul piano prettamente fisico. Ribadisco ancora e sottolineo ancora, la meditazione è così importante perché riesce a farti sentire che non sei limitato nel senso che puoi fare tutto, è l'esatto contrario, sei in grado di fare tutto quello che vuoi, quindi non c'è più povertà nel senso di limitazione nella realizzazione dei tuoi desideri, perché l'etimologia della parola ci viene sempre incontro se prestassimo solo più attenzione a lei, perché desideri significa assenza di stelle, perché tu sei polvere di stelle, non sei più limitato nel senso che capisci l'importanza di proteggere e conservare la tua energia sessuale, ovvero l'importanza di proteggere il quotidiano intorno a te, l'importanza di proteggere il mondo nel tuo piccolo, perché tu sei qui per dare senza ricevere. Siccome l'universo, la fonte, l'energia elettrica accesa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, anche nel caso di blackout mondiale, ovvero la fonte primaria, siccome non è né cieca, possibile che sia più femminile che maschile, né sorda, vede benissimo quello che stai facendo, perché tu sei qui per migliorare, perché tu sei qui per dare senza ricevere, lo ripeto ancora, e nel momento in cui lo fai, sembra che stia andando fuori tema, ma non è fuori tema, assolutamente. L'universo, la fonte, te lo ridà indietro. Stile boomerang, ma non in fronte. Stile boomerang come prosperità nella tua vita, perché non ti sei limitato a stare solo nel piano fisico, ma sei andato oltre, perché il tuo obiettivo primario è quello di essere libero e di liberare la tua anima e quindi di vivere l'energia sessuale non come un atto fisico, di preservarla, di rinunciare, di dire di no, di costruire i border, i paletti figurati per proteggerla e di connetterti a quel tutto o a quel nulla dal quale arrivi, perché tutto e nulla sono la stessa cosa, solo che siccome siamo abituati e siamo in questo incantesimo umano della dualità, siamo portati sempre a dividere il tutto, invece è un'unica cosa, perché tu sei qui per liberare la tua anima dall'essere solo sul piano fisico. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, se hai imparato qualcosa di nuovo, ti puoi iscrivere al canale così riesco ad arrivare ai 1000 iscritti. Dai fonte che ce la facciamo, dai italiano, please, mettimi ai like. No, a parte gli scherzi, se il video lo hai reputato interessante, hai imparato qualcosa di nuovo, se hai fatto qualche click, ti puoi iscrivere al channel di Nobel Mondi Visibile, puoi mettere ai like, puoi commentare sotto e dirmi che cosa ne pensi, se anche tu preservi la tua energia sessuale, perché è l'energia più potente che possiedi. In descrizione trovi alcuni link, sono link affiliati sull'uso, e qui di dietro li vedi, sull'uso degli oli essenziali che io utilizzo da moltissimi anni, che puliscono la tua energia, che fanno alzare la tua energia, che ti permettono di concentrarti, che è questo il vero sniffo.
Questo per esempio è il pino silvestre, poi qua ce ne sono degli altri, di solito quelli che utilizzo di più sono menta, lavanda, pino silvestre, camomilla blu. Puoi scaricare le guide gratuite che trovi in descrizione, ovvero come far esplodere la tua creatività o sbloccare, perché la creatività e l'energia sessuale sono strettamente connessi e lo dovreste aver capito dopo questo video. Credo che spero che qualcosa si sia smosso dentro di te. Trovi anche la guida per imparare ad essere uno col tuo partner, ovvero a raggiungere l'orgasmo divino. Tra l'altro c'è una playlist completamente dedicata, un corso completamente gratuito qui sul canale di Nob Il Mondo Invisibile, ed è probabile che tu trovi anche il link del libro, se ancora in circolazione Momo, assolutamente da far leggere ai tuoi figli o ai tuoi nipoti. Potrebbe essere un ottimo regalo o un non regalo, perché non necessariamente bisogna fare i regali solo per il compleanno. Per dubbi, chiarimenti, quesiti trovi un link per quanto riguarda l'energia sessuale di 30 minuti di chiacchierata gratuita qua in descrizione. Puoi prenotare il tuo posto. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille ai vecchi iscritti e grazie mille ai nuovi iscritti che arriveranno. Ciao!